Benvenuti a questa iniziativa educazionale sulla ventilazione protettiva in corso di ARDS. In questo modulo vi parlerò un po' dei meccanismi fisiopatologici dell'insufficienza respiratoria acuta ipossemica e del concetto del VILI, del danno polmonare associato alla ventilazione meccanica. Dunque, l'ARDS o sindrome da distress respiratorio acuto è una forma di insufficienza respiratoria acuta caratterizzata da un edema polmonare di tipo non cardiogeno legato a una lesione della membrana alveolo capillare che determina un edema polmonare più o meno diffuso con una riduzione del volume del polmone aereato che è amplificata dalla instabilità alveolare. Questo, unito all'alterazione della vasocostrizione ipossica, determina uno shunt intrapolmonare, causa poi della grave ipossemia caratteristica di questa sindrome. Un'altra caratteristica della sindrome legata a questo danno polmonare che nell'RDS è tipicamente eterogeneo è la profonda alterazione della meccanica delle varie componenti del sistema respiratorio, il torace e la gabbia toracica e il polmone. Dal punto di vista fisiopatologico e patogenetico distinguiamo tre fasi nell'evoluzione dell'RDS. La prima fase è la fase essudativa, in cui un determinato tipo di danno polmonare, per esempio un'infezione o un trauma, innesca un'attivazione dei macrofagi intraalveolari che producono dei mediatori dell'infiammazione che a loro volta determinano una migrazione all'interno dell'alveolo e un richiamo dei monociti e dei polimorfonucleati, dei neutrofili. Questi neutrofili attivati determinano inoltre un rilascio di ulteriori mediatori che poi determinano il danno alla membrana alveolo capillare con un accumulo di edema all'interno dell'alveolo. Inoltre si ha un'alterazione della coagulazione con un'alterazione dell'equilibrio tra i fattori procoagulanti e anticoagulanti che determina la formazione di microtrombi a livello capillare. Infatti nell'RDS è estremamente alterato la vascolarizzazione del polmone. In questa immagine vedete a sinistra una vascolarizzazione di un polmone normale, a destra di un polmone con RDS, dove si vedono chiaramente queste formazioni trombotiche, non soltanto microtrombotiche ma anche più macroscopiche, che determinano poi o quantomeno contribuiscono alla ipertensione polmonare che è caratteristica dell'RDS. Le due fasi successive a quella essudativa sono la fase proliferativa e quella fibrotica. Nella fase proliferativa noi abbiamo la formazione di una matrice temporanea e di una proliferazione delle cellule alveolari tipo 2 che si differenziano in cellule tipo 1 e si ha inoltre un drenaggio del liquido interstiziale attraverso il sistema linfatico. Nella fase fibrotica invece abbiamo una massiva deposizione di matrice extracellulare con una fibrosi interstiziale e alveolare che alla fine determina o si associa a un'alterazione della fase di riepitelizzazione per un danno delle membrane basali. Dal punto di vista operativo, l'ARDS è definito da 4 criteri che sono i criteri di Berlino. Questi criteri sono in primis il timing, per cui la ARDS avviene entro una settimana da un insulto clinico noto, cioè la presenza di un determinato fattore in grado di ledere il polmone, come un trauma o un'infezione appunto, oppure entro una settimana da un peggioramento della sintomatologia respiratoria. Il secondo criterio è quello dell'imaging toracico, per cui l'RDS è caratterizzato dalla presenza a una radiografia del torace, un attacco del torace di opacità bilaterali che non sono completamente spiegate dalla presenza di un versamento pleurico, un collasso o atelettasia lobare o polmonare o la presenza di noduli, per esempio neoplastici.
Terzo criterio è quello dell'origine dell'edema. Quest'edema, abbiamo detto, deve essere di origine non cardiogena, per cui l'insufficienza respiratoria non deve essere completamente spiegata dalla presenza di un'insufficienza cardiaca o di un sovraccarico di fluidi, e in alcuni casi, per esempio in mancanza di un chiaro fattore di rischio, può essere necessaria una valutazione obiettiva, per esempio mediante un esame ecocardiografico. Il quarto criterio è l'ossigenazione, per cui l'RDS è definito da un rapporto PO2-FiO2 inferiore a 300. Questo rapporto PO2-FiO2 deve essere misurato in corso di ventilazione meccanica, sia invasiva che non invasiva, e con almeno 5 cm d'acqua di pressione espiratoria di PIP. In base poi alla gravità della sindrome noi avremo diversi livelli di alterazione di questo rapporto PO2-FiO2, per cui riconosciamo una forma lieve in cui il rapporto PO2-FiO2 è tra 200 e 300, una forma di gravità moderata in cui il rapporto PO2-FiO2 è tra 100 e 200 e la forma grave invece è caratterizzata da un rapporto PO2-FiO2 inferiore a 100. Abbiamo detto che esistono diversi fattori di rischio associati all'RDS, come polmoniti, infezioni, trauma, pancreatiti, trasfusioni multiple. Non c'è dubbio che i fattori più frequentemente associati all'RDS sono tra quelli a origine polmonare, che quindi coinvolgono direttamente e primariamente il polmone, sicuramente la polmonite e l'aspirazione di contenuto gastrico. Tra i fattori extrapolmonari in cui il polmone è coinvolto secondariamente, il fattore di rischio più frequente è la sepsi extrapolmonare. Una volta presenti questi fattori di rischio, l'evoluzione verso un ARDS conclamato dipende anche dalla presenza di ulteriori fattori che agiscono come modificatori del rischio o amplificatori del rischio, e questi fattori di rischio, quindi aggiuntivi, sono essenzialmente rappresentati da una gestione non adeguata del paziente nelle prime fasi, e tra questi fattori di rischio aggiuntivi il fattore di rischio principale è sicuramente il danno associato alla ventilazione meccanica, quindi una ventilazione meccanica tra virgolette lesiva. Il Vili, appunto. Allora, la prima descrizione del Vili in vivo è avvenuta già negli anni 70 da Webb e Tierney, che in questo studio realizzato su ratti sani che erano sottoposti a diverse strategie ventilatorie con l'applicazione di diverse pressioni ispiratorie e diversi livelli di PIP, si metteva chiaramente in evidenza che l'applicazione di alte pressioni e di alti volumi a fine ispirazione erano associati alla presenza di un edema, di una congestione polmonare del tutto simile a quella che si riscontrava nei pazienti con RDS, e questo tipo di danno poteva essere prevenuto con l'applicazione di volumi correnti più piccoli e dall'applicazione della PIP. In realtà in questa diapositiva sono illustrati quali sono i volumi che venivano applicati all'epoca negli anni 70-80, e come si evince chiaramente i volumi applicati erano estremamente elevati, potevano arrivare sino a 20 ml per chilo, e questo si associava alle applicazioni di alte pressioni ispiratorie delle vie aeree. L'uso di queste pressioni e l'uso di questi alti volumi correnti era spesso associato a forme di barotrauma, quindi di lesioni polmonari legate appunto all'applicazione di alte pressioni. Questo per esempio è un caso di una donna giovane con un RDS conseguente ad un'embolia amniotica, è ventilata per 8 settimane con alti volumi correnti e alte pressioni fino a 70 cm d'acqua, e dopo 8 settimane purtroppo la signora è morta, e all'ATAC del torace si vedono chiaramente delle formazioni rotondeggianti che altro non sono che una forma di barotrauma di pneumotorace saccato, poi confermato anche l'esame autoptico. In quest'altro caso di malato con RDS ventilato per circa un mese con alti volumi correnti, alte pressioni ispiratorie, anche in questo caso 50 cm d'acqua, dopo un mese alla radiografia del torace erano evidenti delle lesioni di tipo quasi un aspetto radiografico quasi di tipo enfisematoso,
causo e all'autopsia post mortem e all'istologia si evidenziava una forma di displasia broncopolmonare che era molto simile a quella che si riscontrava nei pazienti enfisematosi, quindi legata ad una lesione delle strutture alveolari dei setti interalveolari. Naturalmente il Vili non è soltanto legato a un tipo di danno meccanico, ma esistono anche altre forme di danno. Ma nel corso degli ultimi anni del secolo scorso si sono evidenziati altri meccanismi attraverso cui il Vili può prodursi. È stato per esempio visto che questo danno polmonare si può produrre per l'applicazione di alti volumi e non solo legato a alte pressioni polmonari. In questo esperimento, per esempio, condotto ancora una volta su animali sani, questi animali erano sottoposti a 3 strategie ventilatorie: l'applicazione di alte pressioni e alti volumi, l'applicazione di alti volumi ma con basse pressioni applicando una ventilazione negativa con polmone d'acciaio e l'applicazione di ventilazione a bassi volumi con un'alta pressione realizzata mediante un bending, un bendaggio toraco-addominale. Ebbene, si andava poi a misurare degli indici di edema polmonare rappresentato dal peso del polmone secco e dalla percentuale di albumina nel liquido di edema polmonare raccolto appunto dal polmone ventilato in queste 3 diverse strategie, e quello che si evidenziava è che l'edema aumentava tutte le volte che si applicava un volume corrente alto, sia a basse che alte pressioni, mentre l'applicazione di un basso volume corrente si associava a una riduzione dell'edema polmonare anche se le pressioni applicate erano elevate. Appunto un danno legato al volume, non alle pressioni, denominato volutrauma. Un altro meccanismo del Vili è legato all'apertura e chiusura ciclica del polmone, rispettivamente durante l'inspirazione il polmone si apre e durante l'espirazione il polmone si chiude, come evidenziato bene in questo video. Questo tipo di danno è stato definito atelectrauma, cioè danno da atelettasia, da collasso polmonare, proprio a sottolineare che l'atelettasia del polmone è in grado di danneggiare le lesioni polmonari già presenti e legate all'RDS. Attraverso quale meccanismo? Il meccanismo alla base è l'interdipendenza alveolare, cioè il fatto che gli alveoli di una determinata zona sono tra loro sempre strettamente connessi. E allora abbiamo 2 situazioni, come mostrato in questa diapositiva: una situazione in alto, il pannello A, in cui abbiamo una serie di alveoli tutti aperti a fine espirazione, e abbiamo un'altra condizione indicata in basso con la lettera C, in cui possiamo avere nell'ambito di una zona polmonare in cui gli alveoli sono aperti, al centro un alveolo collassato, un alveolo chiuso. Se in queste 2 condizioni applichiamo lo stesso volume corrente, quello che otteniamo è che il volume corrente si distribuisce in maniera uniforme nella condizione del polmone, diciamo, sano, mentre nella situazione in cui abbiamo una zona centrale collassata, questo determina un aumento dello stress e un potenziale danno delle strutture alveolari adiacenti a quella collassata, cioè la struttura collassata aggiunge da amplificatore di stress su questi alveoli adiacenti, che sono come trazionati verso la zona collassata, provocando la generazione di forze che sono definite forze di taglio perché si sviluppano tangenzialmente sulle pareti laterali di questi alveoli sani che circondano la zona collassata. In questo esperimento su modello, un esperimento classico di Jerry Mead pubblicato nel 1970, gli autori dicevano che nel momento in cui noi abbiamo esattamente la situazione che abbiamo visto, una zona collassata circondata da alveoli normali, e applichiamo una pressione al polmone di circa 30 cm d'acqua, la pressione che tende a espandere questa zona centrale atelettasi, che quindi si manifesta sugli alveoli vicini, sarà di circa 140 cm d'acqua, quindi c'è veramente un'amplificazione della pressione che viene applicata in queste zone, con la possibilità di rottura del polmone e lesioni polmonari. Poi dicevamo, oltre al danno di tipo meccanico, c'è un danno di tipo chimico,
diciamo legato a un'amplificazione della risposta infiammatoria. In questo studio classico di Tremblay pubblicato nel 97, gli autori hanno condotto esperimenti su un polmone animale ex vivo sottoposto a diversi tipi di ventilazione e in particolar modo quello che è stato ritrovato in questo studio è che l'applicazione di un alto volume corrente associato al non utilizzo della PIP, quindi zero di pressione espiratoria, si associava alla produzione di mediatori infiammatori come il TNF-alfa nel polmone, mentre questa amplificazione e innesco della risposta infiammatoria era ridotto dall'applicazione di volumi correnti più bassi, soprattutto se associati all'applicazione di una PIP di media entità. Questo è uno studio che chiaramente ha dimostrato come la ventilazione meccanica fosse in grado appunto di innescare o aumentare la risposta infiammatoria a livello polmonare, risposta infiammatoria e quindi produzione di mediatori di infiammazione che poi tendenzialmente è possibile che vadano in circolo per provocare ulteriori danni in organi distanti. Si è arrivati quindi alla definizione di una teoria che mira a spiegare come una ventilazione meccanica aggressiva e potenzialmente lesiva possa determinare danno non solo al polmone ma anche agli altri organi e quindi definitivamente contribuire alla morte di questi pazienti. In questo caso una ventilazione aggressiva, abbiamo visto, determina un danno biofisico e biochimico con la produzione di mediatori di infiammazione che possono determinare una lesione della membrana alveolo capillare con uno spillover, un passaggio di germi o mediatori dell'infiammazione dal polmone nella circolazione sistemica, dove questi mediatori possono appunto determinare un danno agli organi a distanza e contribuire alla genesi di una insufficienza multiorganico che è la causa più frequente della morte nei pazienti con ARDS. Si è giunti quindi a un cambio di paradigma nella ventilazione meccanica alla fine degli anni 90 del secolo scorso, in cui diciamo gli obiettivi della ventilazione sono cambiati, si è passati dal dare la priorità alla normalizzazione degli scambi gassosi a invece vedere come primo obiettivo della ventilazione meccanica la protezione dal vili, realizzati mediante una riduzione del volume corrente e quindi l'obiettivo in questo caso era una riduzione della sovradistensione a fine ispirazione e l'applicazione di PIP, intanto di PIP e poi di PIP un pochino più alte rispetto a quello che erano utilizzate in passato col fine di evitare il dereclutamento polmonare a fine espirazione. Questo anche a prezzo di una modesta ipercapnia e una modesta ipossemia che sono state appunto definite ipermissive. Questo tipo di strategia definita protettiva è stata comparata alla strategia ventilatoria convenzionale in alcuni studi con risultati estremamente incoraggianti. Amato nel 98 ha dimostrato che la ventilazione protettiva era in grado di migliorare l'outcome dei pazienti con RDS rispetto a una ventilazione convenzionale. L'anno successivo Ranieri ha chiaramente dimostrato che i malati ventilati con una ventilazione protettiva avevano una riduzione della risposta infiammatoria sia nel polmone che nella circolazione sistemica rispetto a quelli ventilati con una strategia convenzionale più aggressiva. Questi studi hanno dimostrato quindi la realtà del vili, che è possibile prevenirlo cambiando l'approccio della ventilazione meccanica, hanno creato le basi per la moderna ventilazione dei pazienti con ARDS.